Non so se vi è mai capitato di portarvi dietro una torcia e trovarla accesa in tasca, oppure anche peggio, che togliendola vi cadesse in terra. A me sì, più di una volta. E la cosa strana è che, nonostante queste torce siano super diffuse, non si trovano custodie su misura. Quasi sempre ci sono solo quelle in tessuto, ma sono poco pratiche, molli e sinceramente non mi fanno impazzire. Così ho deciso di crearmene una da solo. Ciao ragazzi e bentornati su CDP Review. Di solito qua porto recensioni di torce, test sul campo e recensioni di varia natura, ma oggi vi faccio vedere un progetto personale. Questa è proprio una custodia dedicata alle torce Alight Baton 3 Pro e Pro Max. E oggi voglio vederla con voi. Come vi dicevo, trovare una custodia dedicata per questi modelli è veramente un'impresa impossibile. Quelle generiche non calzano bene, quelle in tessuto sono le uniche facilmente reperibili, ma per me sono troppo morbide, poco pratiche e non proteggono a dovere. Vedete per esempio questa qui che viene in dotazione con l'Olight Warrior 3S. Insomma, bella, sicuramente rifinita, ma io cercavo qualcos'altro. Volevo qualcosa di diverso, un accessorio più tecnico, rigido e funzionale e che fosse adatto a un utilizzo EDC, essere messa nella cinta, nei pantaloni e comunque con uno stile un pochino più tattico. Ed ecco il risultato. Questa è una custodia che ho stampato in 3D perché mi consente di prototipare rapidamente, fare delle iterazioni, eccetera, e produrre ovviamente anche solo un esemplare. Come materiale ho deciso di usare il PG, che è un po' il materiale delle bottiglie di plastica, che è tecnico, resistente e soprattutto resiste al calore fino a 65 gradi. Quindi diciamo che a meno che non viviate in una zona super calda e decidiate di lasciarla in macchina 1000 ore sotto il sole, non si deformerà mai. Questa torcia può essere agganciata alla cintura, può essere utilizzata come clip da tasca, anche se in quel caso è molto più comodo la clip integrata, e si adatta comunque a qualsiasi situazione. Protegge bene la torcia e queste sono le sue caratteristiche principali. Possiamo inserire la torcia sia con la lente verso l'alto che con la lente verso il basso. Il pulsante può essere rivolto sia all'esterno che all'interno e questo perché in diverse situazioni mi sono trovato a necessitare tutte queste configurazioni. Infatti portando la torcia con la lente verso l'alto sicuramente la proteggeremo da urti, con cespugli, insomma proteggiamo un po' la lente, mentre portandola con la lente verso il basso, visto che il fondo è anche aperto, possiamo segnalare la nostra presenza mettendo per esempio uno strobo rivolto verso il basso senza temere di infastidire nessuno. La feritoia laterale permette di azionare facilmente il pulsante o di riporre la clip laterale e in tutto questo è possibile utilizzarla anche col classico sistema di ricarica on-light magnetico, anche se questo utilizzo lo vedo più per una situazione statica. Infatti questa custodia si aggancia alla luce per frizione e togliendogli qualche centimetro proprio nel punto in cui va a fare questa frizione la torcia non risulterà super fissata in sede, ma per tenerla nel comodino pronta all'uso mentre si ricarica mi sembra una valida alternativa. La custodia l'ho fatta originariamente per la torcia Light Baton 3 Pro, poi l'ho estesa alla Baton 3 Pro Max perché ho visto che comunque era molto comoda. Dopo aver preso ad un'offerta l'SR2 Baton 2 ho visto che si poteva utilizzare anche con questa, certo non in tutti gli orientamenti perché la torcia è un po' diversa, ma diciamo che con la clip verso l'esterno e il pulsante rivolto verso l'interno anche in questo caso è facile utilizzarla. Questo perché l'S2R Baton 2 ha una click un po' più grande di vecchia concezione e quindi fa un po' interferenza con le parti retrostanti della torcia. In ogni caso con tutti questi modelli ho voluto una presa sicura ma che fosse facilmente rimovibile e la feritoia anteriore è proprio studiata per poter metterci il dito e rimuovere la torcia dei primi centimetri che sono quelli che alla fine fanno la presa. E in tutti questi orientamenti come vedete anche mettendo la testa in giù e scuotendola la torcia rimane ben salda ma con la pressione di un dito esce fuori senza problemi. Ora però voglio sentire un po' la vostra opinione. Infatti questo è un modello che ho fatto per me da appassionato, ma essendo questo un canale di appassionati di torce mi farebbe molto piacere sentire le vostre opinioni. Infatti sicuramente tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno molto più esperto e che ha provato custodia di ben altra caratura, però io mi accontento di questo per adesso. Cosa potrei migliorare secondo voi? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, un po' le vostre opinioni e così magari nel prossimo modello vedrete qualcuna di queste modifiche. Se vi è piaciuto questo progetto lasciate un like, condividete il video con gli altri appassionati di torce e fatemi sapere la vostra opinione. Grazie mille per il supporto e ci vediamo presto con una nuova recensione, che poi custodie ne ho fatto anche altri come quella della Warrior 3S, della Seeker 4 Pro eccetera, quindi se le volete vedere fatemi sapere, è proprio un piacere condividere le mie invenzioni con tutto il gruppo. Ciao!